Sì, a questo punto siamo a Però fa trasmettere. schifo così, sinceramente. Ragazzi, salve, siamo in live nella finalmente terza intervista di questo canale, o in realtà la quarta, visto che da zero fu su Sharkelle, quindi siamo qui e siamo insieme al Demiurgo nel Depensamento, che può salutare tutti. Buonasera a tutti quanti, mi vedete strabianco, se qualcuno sa come regolare In la realtà, in webcam. realtà non ti vedo ancora, visto che comunque Ah, ok. pensavo se riuscissi magari a regolare. Ma se facciamo una cosa più intelligente, uso qualcosa tipo StreamYard, non so. Condividi quello? Più che altro perché io sto usando OBS, ci sta pure un gameplay di Metaslug dietro in sottofondo. Quindi non volevo andare su una cosa a parte. Avevo creato una cosa un po' più, diciamo, carina. Allora guarda, facciamo una cosa, evitiamo la webcam e gioca a te e lasci solo la voce. Perché non so come regolarla, se potessi usare OBS. Beh, direi che va anche bene così in fondo. Cioè, comunque ti si vede un pino. Quindi. Allora lascia così. Magari devo accendere la luce, aspetta un attimo. Oh, là, adesso va bene. Oh, va Ero- benissimo! Ragazzi, tra poco Oh, vedrete il eccoci, Demiurgo, quindi, visto che è riuscito a eccoci risolvere. qua. Olè, scale principali. Eccoci qua. Olè, ci Tutto qua siamo. in mezzo, così. Di qua di lato mi metto, così vedete le console. Ok, su OBS direi che è tutto pronto. Vediamo un attimo se sta andando bene, credo di sì, sta andando correttamente. Quindi siamo su YouTube? Sì, sì. Oh, là, adesso va bene. Ok, sì, sto un attimo controllando l'audio là, va benissimo. E ci sta. È arrivato DJ Polystation. Salve DJ Polystation. Buonasera, grande. Grande DJ. Per ora avevamo quindi Sir Volt, DJ, Ojama, Ma, insomma. ma il DJ non mangia a quell'ora qua di solito? Avrà già finito, non lo so. No, magari mentre mangia ci sta guardando. Esatto, in quel caso grazie a DJ di starci osservando, dici se l'audio va bene o va male, insomma, le classiche cose. Ah, ok, sto guardando anche la live con l'audio mutato, ovviamente. Ok, Sì, c'è Ojama. benissimo, allora. Cos'è? Perché questa intervista sul canale di giochi non è adesso su quell'altro? no, perché Ah, pensavano lo facessi su un altro canale, tipo un ah, canale secondario che ho, invece le interviste danno sul principale. Ok, ti aggiungo su OBS la finestra del Demiurgo. esatto. Esatto, no, dove sta? No, beh, mi fa Ecco ridere fatto. come hai messo il titolo, leader del movimento naturale socialista, grande. Esatto, proprio. Oddio, ogni tanto, cioè, quando cerco di mettere la tua finestra, ogni tanto diciamo che. Ma dove mi metti? Beh, ci Allora, sto da qualche parte. DJ ci dice audio a posto. Sì, sì, ho letto, ho Perfetto. letto. Ma, Perfetto. ma, Ti cosa dovrei devo dire? mettere, ti dovrei mettere al lato sinistro. Cioè, Puoi anche ridurre se vuoi, perché vedi che io sono molto ampio, no? Puoi sì, sì, anche sì. tagliare. Abbastanza. Ma che bel sorriso che ho. Incredibile. Allora, Incredibile. sì. Cioè, puoi tagliare un po' i lati se è troppo invasiva. Allora, Anche se là si vede la PVM finalmente montata e aggiustata. difatti. Allora, PS, vai. PS. Oh, eccoti. A posto. Allora, cosa giochiamo? Cosa giochi stasera? No, più che giocare deve stare come sottofondo, visto che comunque sarà un'intervista a te. Ci sta pure un sottofondo carino perché così è meno statico, capito? Mentre la Gantology Sì? tiene questa cosa in sottofondo che si muove di continuo, quindi non è statico. Perciò ho scelto proprio questa qua. Ho capito. Meno statico e più carino secondo me, quindi. Ecco Ci sta fatto. perché poi Metal Slug come sanno uno dei miei brand preferiti. Esatto. Buonasera, Anche. buonasera Ojama, salutiamo tutti quanti. Anche Esatto. Siervolte è un nome familiare, l'ho già sentito parecchie volte. Decisamente, Apparso. sì, è vero. Sta un po' ovunque comunque come canale. E comunque, sera a tutti. Siamo finalmente intervistati da Demiurgo. Sì. La mia quarta intervista, come ho già detto più volte. E
si parte dalle informazioni base, no? Quindi presentaci un po' le classiche cose, nome, cognome, provenienza, queste cose qui. Sì. Allora, il mio nome completo è Giacomo Pietro Ulisse Bersica. E quindi già... No, sto scherzando. Già questo non è come Carmelo Bene, che è Carmelo Antonio Realino Pompiglio Bene, però insomma abbastanza altisonante. Un livello simile. Dai, adesso sto esagerando. Vabbè, Giacomo sì. Bersiga. Vabbè, 27 anni, andiamo per i 28 oramai perché sono del 94. Sì. Cioè, sono qua stasera nel canale di uno youtuber che va ammirato perché è molto giovane, cioè, ha cominciato molto prima di io, perché io ho cominciato nel 2017, ma avevo già nel Allora, 2017 avevo già 23-24 anni, quindi Baienzo, te quanti anni hai? attualmente sono sui 16. Hai cominciato a? A 12, però erano video di merda. Vabbè, cosa c'entra? Ti giuro. Vabbè, Non importa, cioè, quindi mi raccomando, seguite Baienge. Grazie. Seguite anche gli altri qua che sono apparsi, Si Ojama, sta creando PlayStation. un bel gruppetto. Sirvolto, non so se c'ha un canale, comunque. Sirvolto c'è un canale, sì, si sta creando un bel Anche lui, allora. Perché sono i fedelissimi, fanno parte della nostra community. Esatto, abbastanza ampia. Quindi interessante. Allora, Niente, ho detto la mia età, come cosa devo dire? Allora, innanzitutto sono conosciuto su internet e rimarrò sempre conosciuto col nome classico, che è quello che ho sempre avuto fino adesso. Ho svecchiato il nome, però il canale YouTube ha sempre quell'indirizzo lì, no, web, che è Demiurgo del Depensamento. Questa corrente di pensiero, del depensamento, Sì, che in realtà questa è l'opposto del depensare. Sì, perché il depensare è inteso male. Ci sono molte persone che con depensare intendono altro. Comunque, il depensare non significa non pensare, ma significa fare la fatica doppia dell'aver pensato, analizzato un problema e aver ribaltato l'ottica Di quel problema. di quel problema lì. Provenienza, l'hai detto anche nell'ultima live che hai fatto, Parma. Parma, Quindi sì, Emiliano. Proprio. Oh, non si sente il tuo microfono a volte, eh? No, credo comunque si senta abbastanza. Più che altro perché quella volta mi allontano, credo, dal microfono. Se rimango fisso si sente perfetto, credo. Ok. No, Parma, sì, autoctono di Parma, parenti sempre di Parma, quindi proprio nato qui, ma anche morto, cresciuto, generazioni di da generazioni, esatto. sì. Vabbè, poi sono diventato quasi toscano perché il terreno in montagna che ho io, dove alle api tutto è al limite tra l'Emilia Romagna e la Toscana, quindi Sì. siamo lì, cioè verso Aulla, quelle parti lì. Beh, le tue principali passioni da chi ti segue su YouTube le sa già. Sì, sono tante. Diciamo che sono nato appunto Demiurgo del Pensamento, è un concetto molto filosofico perché coniuga Platone, il Demiurgo del Timeo di Platonico con il depensamento di Carmelo Bene, quindi qualcosa che è dell'avanti Cristo con qualcosa che è vicinissimo ai giorni nostri. Però, e infatti i primi video molto vecchi sono relativi a quegli argomenti, poi dopo è arrivata subito la mia seconda e principale. A dire il vero, adesso il canale è 50-50, adesso il canale si concentra su due tematiche principali, che sono appunto la filosofia dal punto di vista politico, dell'analisi della società e appunto c'è scritto nel titolo leader del movimento natural socialista, quindi è un impegno filosofico e politico nella vita pratica civile, societaria. Beh, particolare Che ha come, comunque. sì, che ha come obiettivo quello di recuperare la natura, perché la mia passione è la natura, il mio lavoro pratico di tutti i giorni sono le api, l'azienda agricola, l'apicoltura, eccetera, tutto un approccio molto naturale. Mi piace un certo tipo di dieta, l'alimentazione, mi piacciono, vabbè, poesie, tante cose. Infatti il canale del Demiurgo, per chi non lo sapesse, ha avuto delle solide basi sulla documentazione dell'alimentazione in base al sistema immunitario e inerente anche alla, la chiamo teoria però sbaglio, del dottor Mozzi. No, beh, è una teoria che dopo uno mette in pratica e se lui si trova bene diventa qualcosa di fondato, ma è una cosa molto
molto basata sull'individuo, perché sono tutti diversi. Per esempio Ojama, che è qui stasera, si è trovato molto bene. Mi ricordo le prime live riguardo l'argomento che lui aveva dato la sua testimonianza. Altre persone magari no, però... Ma infatti, al di là dei vari faziosismi, uno deve, secondo me, riconoscere che ogni corpo è a sé stante, ogni corpo si trova bene con un determinato modo di vivere, una determinata alimentazione e così via. Comunque voglio lodare la professionalità di Baiense, che c'ha il microfono strafigo col braccio. Là proprio Cioè, questo... tutto bellissimo, sì. No, però ci sta da Dio, ci sta da Dio. Io non ho un microfono così figo. Vabbè, comunque... E poi dicevo, ecco, sì. l'altra cosa, la passione principale, che poi praticamente diciamo che, ok, ci sono stati dei video che mi hanno reso abbastanza famoso, come quello della gallina, cioè allora, i video delle galline. Cioè, i video delle galline sul mio canale hanno tante visualizzazioni. Quello della gallina, l'uccisione della gallina ne ha più di 70.000, quasi 80.000. Quindi quello, quello delle api, quelli delle api e basta. Cioè, praticamente il mio canale, quello che viene più visto è, sono cresciuto per queste cose, galline, api e modifiche delle console. Giusto, e faccio quella Perché io, PSP. esatto, più che un gamer, sono un videogiocatore, sì, sono bravo in alcuni brand, ma però per distinguermi da sempre ho approfondito le console. In particolare i più visti sono quelli della Play 2, perché diciamo che quando ai tempi collaboravo sempre con gli del metal, diciamo che mi ricordo che poiché è stato introdotto da lui col suo aiuto, lui venerava molto questo aspetto di me che Ma era un infatti, esperto della Play 2. se uno va nei consigliati sotto la mia live, trova modifica della PS1, il developer della difesa. Esatto, e l'altro è la PS1. I video più visti delle console modifiche sono PS1 e PS2. Poi adesso è l'anniversario della PS1, magari in questi giorni uscirà qualcosa, benché sia una console allora c'è da dire che dal punto di vista oggettivo, dopo che le hai tutte, anche il Saturn e tutte le altre, è decisamente inferiore e diciamo che dal suo punto di forza è stato soltanto il marketing. E purtroppo questo marketing è penetrato in quelli della mia età, perché all'epoca ovunque andavi c'era la PS1, cioè nessuno aveva il Saturn, pochissimi Nintendo 64, quindi è inevitabile che anche io all'epoca e anche adesso sia nostalgicamente legato alla PS1. Però dal punto di vista di tutto il resto del comparto tecnico, Saturn mi fa un culo così, insomma. Ma alla fine non solo il mondo dei videogiochi, ma in generale tutto quel che riguarda il mercato, che alla fine deve avere un mercato, alla fine dipende principalmente dal marketing, non tanto dall'esperienza, ma da come viene fatta assaporare quell'esperienza. Cioè dare l'impressione di una cosa bella anche se non lo è. Sì, ma allora sono cose molto soggettive, perché i brand, i giochi, perché No, uno certo. per esempio dal punto di vista tecnico, nonostante il Saturn sia superiore a Nintendo 64 per tante cose, magari sono dei brand molto interessanti che non sono sulla PS1, però se uno nell'infanzia l'ha vissuto sulla PS1 nostalgicamente è legato più a un Crash che a un Super Mario 64, non c'è niente da fare. Beh, Dopo giustamente. lo riscopri ma lo ha riscopri senso. da adulto, e ti rendi conto in realtà dell'incredibile superiorità. Però è soggettivo, perché non c'è la macchina migliore dell'altra, cioè è questione di gusti. Alla fine, nonostante ci sono dei valori oggettivi su cui poter fare delle analisi, però insomma. Beh, è vero, ma un po' ma in realtà secondo me, parlando in questo modo, stiamo entrando quasi nella teoria del relativismo, nel senso che stiamo considerando come quasi ogni cosa sia relativa in un certo senso. Sì, aspetta che Spesso, abbasso un po' la comunque, come ha telecamera. detto anche come ha scritto Ojama, che può confermare che deve davvero molto, diciamo, a te sulla Sull'alimentazione. Sì, lo so. che hai aperto. Beh, Ojama va lodato perché, appunto, per questo approccio che ha avuto, perché si è voluto si è fidato, no, cioè si è fidato, era scettico come è giusto che sia, ha provato, si è messo in gioco e ha trovato delle soluzioni importanti riguardo all'allergia, se non mi ricordo male. Sì. C'è il video comunque sul mio canale. E Ojama devo lodarlo perché lui è molto bravo a fare dei gameplay hardcore. Sì, vero. Cioè, veramente, Ojama, ti impegni veramente tanto. È bravo. Cazzo, sì che è bravo. Complimenti le Kaizo di Mario, ma tante cose ho visto, tanto. Un canale piccolo, ma proprio degno. Quindi... Ma qui abbiamo tutti dei personaggi, delle persone degne. Validotte, cioè... diciamo così, validotte. Sì. Sempre parlando del periodo iniziale del tuo canale,
che comunque io sono una persona che conosce abbastanza il tuo canale, quindi insomma non parto da niente. Lo so, lo so. Ci sarebbe molto da considerare anche quella operazione che hai fatto a Lugano alla vista. Ah, giusto. Giusto. Cosa ne pensi di quell'esperienza? Se la consiglieresti? Madonna, diciamo... mi conosci meglio di me. Non mi ricordavo neanche di averla caricato. Grande, grande. Vabbè, sì. La regola che certi giornalisti dovrebbero rispettare è conoscere chi intervistano, ma spesso non lo conoscono. Vabbè. No, bravissima, infatti. Allora, dicevi se la consiglio? Se la consigli la tua esperienza, come l'hai vissuta anche? Sì, sì, allora, io è una cosa che ho desiderato da anni. Ovviamente deve arrivare a un'età in cui sei di sicuro che la vista sarebbe rimasta stabile e tutto il resto. Quindi a 23, 22 anni, adesso non mi ricordo esattamente, comunque. Era il 2016 se non erro, sì, quindi 22 anni. Ed era febbraio, e mi ricordo, e niente, è stata un'esperienza importante. C'è da dire che io mi sono fidato di questa persona e ho affrontato questo percorso perché era, diciamo che dal punto di vista del pensiero, dell'approccio alla medicina, la terapia era molto in linea col dottor Mozzi. Erano quasi amici, ovviamente, molto più istituzionalizzato, molto più nel giro della medicina, però diciamo che mentre ti faceva il trattamento aveva un approccio del tipo di Mozzi e soprattutto collaborava a livello teorico con Mozzi, nel senso ti faceva il trattamento, ma ti diceva anche che cos'è che ti fa calare la vista, e Mozzi l'ha sempre detto, i latticini. Quindi non è che lui ti diceva, ma fai l'intervento, cioè non è che ti diceva, quando uno ti diceva, ma dopo potrai calare di vista, lui sì, però non devi mangiare latticini, lui ti diceva così. Non aveva nessuna convenienza, non era, diciamo, poco corretto che ti faceva l'intervento, non ti diceva niente, poi dopo qualche anno magari ti ricalava, dovevi ripagare. Cioè, è una persona corretta. Ti dice, io te lo faccio l'intervento. Sì, vero. Il discorso è e questo, visto insomma. che da questo siamo entrati anche nel discorso dell'alimentazione, che comunque è un discorso che è tra i più controversi che sono attraversati nel tuo canale, insieme poi all'argomento del Covid, sono stati gli argomenti perché si sa che... No, aspetta, spiego, perché gli argomenti di solito più di massa, che più hanno solo una fazione, tra virgolette, tendono ad essere proprio quelli più attaccati, come se ci fosse quasi diciamo un totalitarismo del pensiero, chiamiamolo così, in qualche modo. Per te qual è in generale l'alimento che più andrebbe evitato, almeno in base alla teoria del dottor Mozzi? Qual è quello che più di tutti è distruttivo, ecco? Allora, per Mozzi, dico prima per Mozzi e poi per me, per il mio corpo. Sì. Quello che ho capito io. Allora, per Mozzi penso che sia il latte derivato. Ma sai che, sai che in parte posso confermare? Il latte derivato. Perché ti giuro, io ho progressivamente... Allora, il latte, proprio il latte, l'ho tolto proprio. E da quando l'ho tolto sto meglio, devo dirti la verità. Il latte proprio, quello proprio... Sai che di solito chi se lo beve la mattina per colazione? L'ho proprio tolto, l'ho fatto bene, sì. Ti dico la verità. Mi ricordo che anche tu me ne parlavi, sì. Per quanto riguarda invece i latticini, diciamo che li ho ridotti, è pure stata una scelta abbastanza ponderata perché, non lo so, ho notato che... sta parlando di latticini di derivazione animale, ovviamente. Sì, ma infatti di quelli, i latticini che può essere, che ne so, formaggi, eccetera, formaggi e così via, di derivazione animale. Certo. Generalmente mi trovo abbastanza a questo punto quasi concorde con questa linea di pensiero che li vede male, perché anche chiedendo in famiglia, chiedendo ad amici, spesso spesso si nota proprio come gli faccia male. Cioè, sì, certo. Certo. Ci sono molte persone proprio che dicono io lo mangio soltanto perché mi piace, ma in realtà so che mi fa male. Certo. No, invece per me, cioè, allora, i latticini c'è da dire che io alcuni li tollero bene, altri male. I formaggi in generale a me non sono mai piaciuti. Proprio a livello istintivo, ogni volta che entravo in un caseificio, mia mamma gli portava in un caseificio da piccolo, mi veniva proprio il vomito. Appena sentivo l'odore. Una risposta proprio, una risposta che il corpo te lo diceva chiaro e tondo. Più chiaro di così. Allora, finché erano formaggi poco pungenti a livello di odore,
Sì, tipo, non so, uno stracchino, quelle cose qua, ma quando c'erano, che ne so, parmigiano reggiano, oppure cose pesi, tipo gorgonzola, quelle robe lì, io proprio, cioè, già da 1 chilometro sentivo l'odore, mi veniva già la nausea, cioè, proprio non riuscivo a entrarci. Quindi è proprio una questione, il mio corpo capisce a livello istintivo. Però, quindi non li mangio, proprio i formaggi a me non sono mai piaciuti, quindi i latticini che mangio sono proprio ogni tanto quando vado al ristorante mi capita di prendere magari un dolce particolare, tipo non so, un gelato alle mandorle che c'è dentro un po' di latte. Ecco, lì Quelle vado subito classiche in cose. bagno. Lì vado subito in bagno, quindi il mio corpo, però non è che mi infiamma. Il mio corpo reagisce subito, si libera ed evita l'infiammazione. Mi crea un disagio, si da dire. Non mi fa un danno a lungo termine perché le Sul cose fanno liberale male. posso dire la stessa cosa, tutto sul latte. Infatti, Mm. spesso quando parlavo del latte dicevo non è un latte, è purga. Mi purga, è una purga. Sì, sì. Ma a parte quello, cioè, quando succede così non ti crea un danno. No, E lo so. quando non crea danno, e allora per me la cosa peggiore è il glutine. Almeno per me, perché sono allergico alle graminacee come Jam. Sì, sì. La glutine e i cereali, ma in particolare, sì, c'è cereali col glutine, quindi il frumento in assoluto, cioè è una cosa tremenda per me. Che Come ti hai devasta il sistema detto, respiratorio, sì. ma anche il sistema immunitario perché lo addormento, lo anestetizza. E sul sistema immunitario ci sarebbe molto da dire anche in questo periodo. Sì. Buonasera Longobardo. Salve. Come dicevo I for- Giama, come ha detto Giama, i formaggi andrebbero ben ponderati, perché hanno anche una funzione di droga sul cervello, ma il latte di mucca bevuto così assolutamente fuori dalle palle. Concordo. sì, vero. Perché E... a livello proprio di berlo, di assimilarlo, il latte di mucca proprio ha una reazione immediata. Invece il formaggio, magari se lo mangi lì al momento non fa niente, fa male se continui a mangiarlo per tanto tempo, ma è più accumulativo, cioè richiede più tempo. Ma direi che comunque sulla questione Sì, qua dell'alimentazione. possiamo. No, no, sì, sì. Comunque è Beh, è comunque ancora molto. l'intervento io lo consiglio, però lo consiglio a persone, quindi lui ha questo approccio, l'ho scelto per quel motivo qua, non l'avrei mai fatto da un'altra parte, quindi io lo consiglio, si chiama il Seri in Svizzera, a Lugano, e lui si chiama Roberto Pinelli. Lo consiglio vivamente, però a quelle persone che hanno dei problemi di vista importanti. Io avevo una miopia di -8 entrambi gli occhi. Minchia! Quindi praticamente ero cieco, ma da anni, questo perché ho sempre studiato tanto, ma a parte quello, da quando io a 18 anni sono diventato vegano, dai 18 ai 22 anni ho studiato tantissimo all'università, l'ultimo anno di liceo, e non mi è più calata la vista. Io ho capito poi perché ero diventato vegano, quindi avevo tolto il latte. E là mi verrebbe da dire, cosa ne pensi del veganesimo? Io sono stato vegano 2 anni. Dico, cosa pensi proprio... All'epoca ero strainvasato, pensavo di fare la cosa giusta, seguivo un attivista vegano famosissimo sul web, molto controverso perché ha degli atteggiamenti un po' neonazisti. Si chiama Gary non riesco mai a dirlo, Jurowski, c'è un nome un po' così, ma è famosissimo. Su YouTube trovi il discorso, cioè trovi il video suo che si chiama, il più famoso, che si chiama Il miglior discorso che tu potrai mai sentire, una cosa del genere. Molto umile il ragazzo. Sì, è uno che va a fare l'insegnamento nelle scuole, convince le persone a non mangiare animali, ma ha un approccio ed è molto bravo a parlare, c'è un'arte retorica, oratoria molto potente. Infatti mi convinse molto all'epoca, però di fronte ai dati di fatti, quando ero vegano, che avevo cominciato con l'azienda, cioè a zappare col cavolo che ce la facevi, il freddo perenne, allergia alle stelle, quindi dal punto di vista dei fatti questa cosa non funzionava. Poi ho trovato Mozzi e lì proprio ogni, ogni dubbio anche morale, nel senso adesso quando uccido una gallina non mi sento in colpa, so che è l'ordine delle cose, l'importante è che viva nel modo giusto e che venga uccisa nel modo giusto senza farla soffrire, e che venga usata nel modo giusto, cioè non sprecata. Cioè, fa parte di un'etica, invece questa cosa i vegani non apprezzano. Cioè, uno di gruppo A può essere vegano perché non ha grossi problemi, però sul gruppo zero, almeno io vi dico, cioè, io sono migliorato tantissimo da quando, ma molto di, cioè, ho recustato un'energia di vivere che prima non avevo, da quando mangio la carne, pesce, uova, tutto. Beh, sì. Alla fine siamo onnivori, di Sì, base. tante cose.
E quindi... Sono tutti diversi, tipo lo zero è il cacciatore, almeno io discenderei dai cacciatori, quindi una dieta più che altro proteica. Gli altri invece, tipo là, magari se la cava meglio con i carboidrati, insomma, sono tutti diversi. Sì, ma è giusto anche così. Bene. Allora, usciti poi dall'argomento alimentazione, che è anche stato molto interessante, da un punto di vista prettamente filosofico, che approccio hai avuto col canale? Cioè il canale che approccio ha avuto a questo tipo di argomenti? Tante cose, dai momenti più trash ai momenti più impegnati, cioè momenti più trash li potete Come trovare si può tipo dire? C'è della filosofia anche nel trash. sì, tipo come conquistare una donna, una ragazza, come conquistare un A ragazzo. modo suo Quelli sono anche. quelli sono i momenti trash. Oppure, non so, fammi pensare. Adesso dovrei guardare il mio canale un attimo perché non ce l'ho sotto mano. Però diciamo che invece l'approccio serio ultimamente si sta concentrando molto verso, come diceva Pasolini, ognuno odia il potere con cui deve che fare e io odio il potere di oggi. Quindi Beh, sì, quello che sto sì. studendo, insomma. E quindi Una... ultimamente è concentrato su quello e quindi ha avuto una risvolta politica perché vuole una soluzione pratica a questa cosa. Sta raccogliendo delle persone piano piano per creare questa comunità alternativa, questa Beh, comunque, è rete. una cosa intesa. Che poi la cosa particolare è anche il fatto che ho già maschiato il video, aspetta, ho già maschiato il video di Fortnite, direi di sì. Giustamente. Oppure il video in cui distruggi un disco di Fortnite, butti la merda sopra, direi che Ecco il video di Fortnite, sì. bellissimo. E poi mi ricordo che il dio del metal come controrisposta l'aveva fatto tipo che prendeva la merda dal CIS. Era Madonna stato un santa, quello grande. l'aveva preso veramente, madonna santa. Che grande. Era un periodo bellissimo perché io e il dio del metal molte volte ci ispiravamo a vicenda. E quindi uno faceva uscire video del genere e poco tempo dopo, alternativamente, no? Magari prima lui e poi dopo io, oppure viceversa, prima io e poi lui. Tipo, non so, l'Herbalock, che mi ricordo, ho fatto l'Herbalock e lui ha cominciato la Coleolock. Mm. Quindi che caso lì l'ho influenzato io. Poi dipende, altre volte invece è stato lui, come per esempio il fatto che io mi metto il cappello da militare con Vario, che praticamente è una parodia di Brutal Mario, no? Quindi, insomma, ci sono tanti giochetti di corrispondenze interessanti, sono sempre stati tra meglio del metal. Vero, vero. Che poi. Oppure il video della PS2, che Sì. io ho approfondito la parte con il FreeMake Boot e lui invece quella con il Swap Magic. Se ne di roba. Sì. Allora, non so se questo tipo di domanda, ma credo comunque si possa fare. Il tuo rapporto con Dio del Metal? O magari Dio del Metal se la prende per queste domande? No, perché io non ho intenzione di... no. Cioè, quello che dirò non ha nessun risvolto negativo verso di lui. No, Per lo so, me Però è una pensavo persona magari Dio del grandissima. Metal potesse dire qualcosa inerente alla privacy, ma è una domanda generica, ovviamente. Io alzo le mani. È un personaggio pubblico, quindi inerente alla privacy, a meno che non si rivelino dettagli intimi, non credo che ci siano problemi. Ma quello alza le mani, no? questo non è il caso. Vabbè, volevo dire. No, per me è stata la base. Cioè, allora, io sono qua, come approccio alla filosofia e tutto. Cioè, nel senso, io queste concezioni ce le ho, ma diciamo, se voi vedete il mio canale, andate in fondo, praticamente c'è un abisso fra che c'è, la qualità dei video e tutto, fra dopo il video un Halloween alla Papa e Satan, quindi dopo praticamente 13 video, comincia Pokémon. Ecco, praticamente diciamo che cioè il mio momento di partenza proprio come il demiurgo che parla di gaming è stato con il Desktop Cry Challenge Speedrun, no? World Record, Sì. che avevo battuto quello del metal. Cioè, lì è stato... Quindi dovrebbe essere stato fonte... A parte che lo seguivo già da anni. Beh, sì. È partito nel 2010 lui, se non erro. Più o meno 2009-2010. Sì. No, ma poi... No, poi mi sa che anche prima ce l'aveva un altro nel Aveva 2000... vero, aveva un canale prima di questo. Non lo so. Adesso non mi ricordo se anche lui 2006, tipo Zeb, o comunque... Di sicuro 2009. Poi dopo le l'hanno chiuso, insomma... Insomma, lui è da 10 anni almeno che su YouTube. Sì, Dio del Metal ha avuto un'esperienza molto travagliata su internet, c'è da dire. E è anche un peccato, perché alla fine
Per quanto mi riguarda, nel tema del retro gaming, se la cavava. Sapeva il fatto suo. Sapeva il fatto suo, ce la No, riconosce. no, assolutamente, ma infatti, cioè, non so, l'Herbalock è praticamente una derivazione della sua Glitchlock, cioè, alla fine, cioè, ma tante cose, Infatti ma io anche... faccio un appello anche un pochettino. Se del metal un giorno volesse fare qualcos'altro oltre ai Pokémon di nuovo nel retro gaming, credo farebbe felice tante persone. Cioè, so che ha voluto prendere questa strada perché sono le cose che piacciono di più al suo pubblico e magari anche quella che piace di più a lui. Però c'è talmente tanta vastità nel mondo del retro gaming che secondo me sarebbe interessante se si riapprocciasse al C'è resto. da dire che è un approccio interessante, però anche io è un approccio che ho un po' messo da parte perché, allora, nel senso, facciamo questa spiegazione di quello di cui mi occuperò io, perché adesso il canale si è ottimizzato. Allora, assolutamente, dal punto di vista del mio impegno politico, il natural socialismo, creare questa comunità, È arrivato esatto, appunto, Davide Gimondo che non lo vedo da Gesù. grande, Da grande. quanto Allora, aspetta, World of Music, Angelo, metti la dritta sta webcam, però, vabbè. Vabbè, ha ragione, ha ragione. E anche prima ne avevo un altro, ma gliel'hanno buttato giù perché aveva detto di possedere una canzone che alla fine era dei Metallica. Lol, vabbè. Bellissimo, vabbè, Che classica. grande! Grandi Davide Simone. Che si rivede, sì. Sì. Grande, ma sei ancora... Dove eri, Davide? In Olanda? Non mi ricordo. Dov'è che eri? Non ricordo più. Un attimo. Vabbè, dicevo, l'approccio del... Allora, nel mio canale, da un lato impegno politico, naturalsocialismo, filosofia, natura... Dall'altro, per quanto riguarda il gaming, cioè, allora, specifichiamo una cosa, non sarà più solo retro gaming, ma sarà gaming, perché i gameplay saranno solo per un bel po' soltanto su giochi nuovi, perché ragazzi, Demiurgo inaspettatamente ha trovato 2 o 3 titoli nuovi che ammira e che venera. Incredibile. Adesso voglio che parta nella chat un sondaggio per indovinare. Vi dico soltanto una cosa: sono titoli che sono su tutte le console di ultima generazione, PS4, Multipiattaforma, PS5, ok. che io non possiedo, che non mi interessano perché a me la macchina non piace. Ovviamente li gioco con l'unico hardware disponibile che ho, che è il computer. Ok? Quindi sono disponibili su console di ultima generazione e Allora, anche su computer. Sono 3 titoli. posso far partire un sondaggio. Allora, Facciamo partire questo sondaggio. Allora, Quindi, dicevo, dopo spiego mentre quali... faccio il Allora, sondaggio. sono 3 giochi? 3 giochi di 3 generi diversi. Sì. Visto che un sondaggio si può creare su delle opzioni e qua non abbiamo opzioni, No, vabbè, ma... direi che non si può fare da quel punto di vista, però se avete un'idea scrivetela in chat, cioè se sapete, avete un'idea di quali sono i videogiochi di cui parla Demiurgo, prego. Allora, vi dico soltanto che uno è un picchiaduro. Uno è un action barra RPG. Un picchiaduro. Uno è un action barra RPG open world e l'altro è un survival horror. Un picchiaduro di recente. Oddio. Sì, abbastanza recenti, comunque su quelle console lì. Cioè, però anche su computer, perché io, ripeto, non mi interessa, cioè, non credo, a meno che non riesco a farmela prestare da qualcuno, non credo che parlerò mai di PS4 o PS5, però non dico niente perché sono andato a casa di certi miei amici che mi hanno un po'... Cioè, ho provato la realtà virtuale, ragazzi, il mio ha provato la realtà virtuale. Demiurgo che prova la realtà virtuale è il paradosso Oh. il paradosso. Non mi è piaciuta, nel senso, non mi ha catturato. Non è stata quella. Sono quei 3 titoli lì che per ora mi farfugliano nella testa e quindi li ho recuperati per PC e allora arriveranno i gameplay di quei giochi lì, che sono giochi comunque che vanno perché stanno uscendo, di uno sta uscendo un sequel proprio in questi giorni. Quindi quei 3 lì, quindi gameplay moderno. Poi quando avremo fatto un certo numero di follower, qualcosa, torneremo ogni tanto, faremo il retro, faremo cose retro degne come piacciono a me.
E questo è i giochi. Invece, per quanto riguarda l'altra parte retro gaming, allora le console hardware sarà solo retro. Quindi io avevo promesso ci sarà entro Natale il video sul GameCube, modifica completa, aggiornata. Cioè, ci sarà la modifica aggiornata di tutte le console, ma in più ci saranno gameplay di giochi migliori, video fatti molto meglio, editati, di tutte le console. Con i cavi, tutto spiegato, video brevi, 15 minuti, ma editati che vanno al punto. Quindi faccio vedere l'SD, tutto quello che serve. Ha scritto se è Smash Ultimate. No, perché è multipiattaforma come gioco, quindi non è Smash Ultimate. Che dire? No, ma hanno capito, per PC pure. Perché Smash non è. Smash infatti non è multipiattaforma, non è per PC. Infatti non è multipiattaforma. Smash è da Nintendo, quindi no. Una domanda. Allora, vi dico soltanto che il picchiaduro è una cosa. Cioè, allora, voi sapete che il Demiurgo ammira sulla base dell'insegnamento del meta, picchiaduri come Killer Instinct, eccetera. Per esempio, gli ultimi Tekken non mi piacciono per niente. Però c'è un gioco. Quelli particolarmente hardcore, quindi. Sì, c'è un gioco però. Allora, l'ultimo Killer Instinct c'è ben chiaro, mi piace. Ma non è quello lì. È più nabbo, è molto più nabbo. Però mi piace. Mi piace l'estetica, mi piace. Diciamo, nabbo perché deve anche adattarsi a un pubblico che è cambiato. Parliamoci chiaro. È un picchiaduro non a livelli tecnici di Killer Instinct, ma neanche a livelli di Tekken. Quindi è una via di mezzo. Non ci vuole tanto a capirlo, dai. È uscito qualche anno fa. Vabbè, e invece gli altri magari fate più fatica. Comunque avete capito, riguardo al gaming ci saranno allora le serie dei giochi gameplay andranno solo su Twitch, credo. Perché è lì che bisogna crescere per quel modo. Invece ovviamente modifiche di console su YouTube. Beh, sì. Ora ci sono anche di varie cose, controller, insomma, tutto. Vedete il BVM, il monitor VGA, tante cose. Adesso mi arrivano le ultime cose, collego tutto perché è tutto pronto, devo solo collegare. È arrivato un Mega Drive, è arrivato uno SNES. Mi manca solo il NES e il Master System, poi io sono anche un po'. Poi c'ho il cabinato, ragazzi, quel cabinato lì dietro c'è da far vedere tutto quanto, Quindi, insomma, la stanza è cambiata completamente come fisionomia, si è allargata molto, non so se è riuscito a vedere, ma è cambiato. Qui c'è tutto lo spazio vuoto, quindi è cambiata proprio la struttura di tutta la stanza. Vero. Comunque, guarda, dopo un inizio. Se nessuno indovina, riveliamo i nomi. Direi di sì. Dopo continuiamo con. Dai, riveliamoli. Allora, l'action RPG quello lì è Horizon Zero Dawn. Oddio, non mi immaginavo. Ma sai perché non mi immaginavo? Perché ti ho detto che erano multipiattaforma. No. Ma Horizon Zero Dawn è uscito solo per PS4 e PC. Non è multipiattaforma. Esatto, ho sbagliato, cosa ho detto? Ho detto che era multipiattaforma. Era uscito per tutte le console, avevi detto. Ah, no, mi sono sbagliato, intendevo. Cioè, volevo intendere per Sony e PC, vabbè, mi sono sbagliato io, scusate. Horizon Zero Dawn, sì, direi comprensibile, è un bel gioco, davvero. L'ho provato soltanto, sì. Purtroppo non l'ho completato, però valido. No. Allora, mi ricorda molto uno Shadow of the Colossus, però molto più action, molto più dinamico. Però c'ha un po' quell'atteggiamento lì, per come è l'estetica, così. Vero. Ha un po' quell'atteggiamento, è come un Shadow of the Colossus frenetico, un po' così. Sì. Poi, per quanto riguarda il picchiaduro, Mortal Kombat dovrebbe essere l'11. Mortal Kombat 11? Oddio. Sì, infatti ve l'ho detto. Sai che me lo immaginavo? Ma mi piace per il livello di violenza, la crudeltà, cioè, la creatività artistica, non per il gameplay in sé, ma proprio per la violenza studiata che c'è dietro. È un gioco molto creativo. Sì, creativo a livello di violenza. Proprio nel senso proprio filosofico, non a livello di gameplay. Però ci sta. Purtroppo vi devo lasciare, recupero live appena posso, tranquillo, Giama. Ciao, ci saluta, alla prossima. E l'ultimo, vabbè, Resident Evil Village. Resident Evil Village, tra l'altro, che finalmente. Vabbè, volevo dire una cosa ma non si può dire, perché per PC ovviamente il problema di chi fa le cose come il Demiurgo sa è che aveva un tipo di
diciamo, di meccanismo che impediva di... non so se avete capito a cosa mi sto riferendo. Allora, già il fatto che non lo vuoi dire fa capire di cosa si tratta. Esatto. Però i russi hanno fatto un eccelso lavoro dopo mesi Vabbè, nel gioco. guarda Funziona bene. guarda che gli ultimi Resident Evil, da quel punto di vista, i fan sono spediti. Sì, no, Ma se tu vai a infatti vedere perché anche le mod Resident Evil 3, Jill l'hanno fatta in tutti i modi possibili e immaginabili. Jill è tipo, cioè, insomma, non c'è bisogno che dica. Comunque, cose a parte. Vediamo. Anche su questo direi interessante. Ci siamo chiariti. Sì, direi sì, niente male. Una domanda. Questa molto diretta. Ti definisci negazionista? No, assolutamente no. Cioè, la domanda cos'è? Neghi l'esistenza del Covid? No, assolutamente no. Ok, perfetto. No, più che Questo altro... purtroppo molti lo pensano perché sono abituati a vedere solo due. Esatto, Assolutamente no, non l'ho mai negato. Non ho mai negato niente di questo. Critico l'approccio della politica e sì, l'approccio i diciamo risvolti economico-biopolitici della cosa. Esatto, l'approccio anche volendo etico a tutto quel che si è creato, diciamo, tra virgolette. Sì, no, io non ho mai negato la sofferenza o le cose che succedono, ma nego come viene affrontata la cosa, il terrorismo, la propaganda, tante cose, come sapete, la repressione del dissenso, tutte queste cose. Cioè, purtroppo l'ha detto anche, il fondamento dell'Europa, il paese dell'Europa è la Carta dei diritti dell'uomo e del cittadino, e lì c'è scritto che uno non può essere discriminata, una persona, in pubblico né in privato, per differenze di sesso, opinione, provenienza e soprattutto di opinione e di scelta e di pratica religiosa o non religiosa. Voglio dire, nel pubblico e nel privato, quindi io non devo sentirmi discriminato perché scelgo di non vaccinarmi. Invece vieni continuamente discriminato, cioè lo Stato non può discriminarti, la polizia non può venire lì e dire che sei colpevole perché scegli di non farlo. Perché non sei, cioè, effettivamente sì. Perché non rispetti il diritto d'opinione, addirittura l'ha detto Francesca Donato, l'ha detto che in Germania è diventato illegale paragonare questa situazione al nazismo. Cioè, renditi conto, cioè, il reato d'opinione, perché uno ha un'opinione è reato e viene messo in carcere. Beh, sì, effettivamente è stato un approccio un po' esagerato alla cosa. No, ma poi voglio dire, c'è un medico lì austriaco che ha detto il vaccino rende liberi, e questa ministra, questa qua dell'Europa, ha detto sì, ma vi rendete conto che è una rivisitazione di il lavoro rende liberi, no? E questa qua ha preso tante di quelle denunce, sta qua. Ma scusami, è palese, no? L'ha detto apposta quella frase lì. Niente, la gente invece è convintissima che lei avesse esagerato. Ma sono due tiri, più palese di così. Beh, cioè, sì. il vaccino rende liberi, il lavoro rende liberi, è la stessa cosa. Lei invece l'ha detto. Cioè, praticamente ha subito tanti di quei processi. Allora, no? che poi è una cosa incredibile. Anche per dimostrare che si può parlare in modo pacifico anche tra opinioni diverse, stanno parlando uno che per cause maggiori si è vaccinato e uno che non si è vaccinato. Eppure non stiamo litigando, non stiamo urlando, non stiamo... E questo è un messaggio secondo me importante da mandare alle persone che ci ascoltano e soprattutto che ci ascolteranno, perché sta live verrà molto rivista in seguito, secondo me, più che ora. Sì, infatti io quello che volevo chiedere infatti è se posso caricarla anche sul mio canale. No, volentieri, prego. La carichiamo anche sul mio canale dopo. Ma poi l'altra cosa che volevo dire è, ecco, non lasciatevi ingannare dal Demiurgo che appare nei suoi video anche abbastanza incazzato, perché io mi incazzo, non come con le persone come Valiente che sono aperti di mente, rispettano il diritto d'opinione e il rispetto su, ma con le persone che impongono manipolazioni come quelle contro cui io mi scaglio, quindi censura, repressione del dissenso, soprattutto atteggiamenti totalitari. È quello che poi a dire la il uso vero come valvola di anche sfogo, io, ma a dire il vero anche io ho una visione un po' critica verso diverse cose, come ad esempio la didattica a distanza, che secondo me è un po' un omicidio del diritto allo studio, opinione personale, oppure anche
banalmente questa terza dose che è stata subito estesa a tutti, quando in realtà è dimostrato che la copertura delle prime 2 dosi, almeno in via teorica, dovrebbe essere sufficiente. E allora perché questa terza dose è stata subito messa in mezzo? Insomma, ci sono tante domande che ti vengono in mente se uno va a pensare bene, perché se vogliamo vederla da un punto di vista solo di salute, quelle 2 dosi potevano anche perfettamente bastare, senza contare anche il fatto che se un'istituzione osa lanciare dubbi sui vaccini viene subito attaccata, e questa mi ricorda molto il modo in cui veniva trattata la magistratura nei lontani anni 90, in cui andare, diciamo, contro forze di causa maggiore ti metteva contro anche tutto il resto della magistratura. È una situazione molto simile, e banalmente io prima ti citai De Magistris, ovvero l'ex sindaco di Napoli e anche ex magistrato. È vero, che ho visto il tuo video sull'altro tuo canale per il bene comune, sì, no? sì, la parte 1 in cui diciamo che essenzialmente lui disse, cioè, nonostante io come istituzione mi sia vaccinato, bisogna riconoscere che per ora siamo cavie, visto che è un vaccino ancora in via, diciamo, di sperimentazione. Sì. Lui lo disse pubblicamente, e diciamo che l'opinione pubblica non lo ha prese molto bene. Insomma, cose del genere. D'altronde lo disse in un momento in cui il vaccino era ancora pubblicamente sperimentale. Cioè gli stessi scienziati dicevano che era sperimentale, quindi non capisco perché un'istituzione non possa dire che è sperimentale. No, infatti... Capito il punto? Cioè se la scienza intera è d'accordo sul fatto che è sperimentale, anche un'istituzione ha il diritto e anche il dovere di dire che è sperimentale. Certo. Che poi da quello che hai detto, tu hai detto che hai visto quel video sul bene comune, quindi hai anche un po' visto come è stato trattato come magistrato, perché disse una frase: quando indaghi solo da un lato tutti ti applaudono, quando indaghi da entrambi i lati iniziano a andarti un po' contro, ecco. E purtroppo è un po' la parabola dell'Italia, ma anche un po' del mondo, se vogliamo vederla così. Comunque dirò ti volevo chiedere una cosa, sì, a certo. livello proprio di tempistiche. Te volevi fare 2 ore? Cioè ce l'hai il tempo per 2 ore? Ma anche direi più 1 oretta e mezza, visto che col parlato 1 oretta e mezza ce la faremo probabilmente. No, dicevo, perché se volevi fare 2 ore ci stava che magari mezz'ora facevi di gameplay, io commentavo a te a metà slide, non so. Sarebbe niente male, oddio. Non so, una cosa del genere, Se invece vuoi fare 1 oretta e mezza, magari finiamo, non lo so. Dicevo così, guarda, diventerà anche dal numero di spettatori, che purtroppo più va avanti l'orario più diminuisce. Più va Non avanti so, l'orario più vedi diminuisce. te. Non so cosa potrebbe essere più interessante, se No, non so quali altri argomenti possiamo affrontare, oppure se... no, più che altro sai che lo dico, perché per una questione più che altro anche di orario, più va avanti l'orario più gli spettatori diminuiscono. Siamo partiti Quello è vero. da 7-8, ora stiamo a 2, per farti capire. Sì. Però hanno lasciato tanti mi piace. Sì, Cioè, sì, per sì, essere- sì. Ma infatti c'è seguito, assolutamente. Più che altro è per ho detto, anche Ojama, che era uno dei, tra virgolette, pochi rimasti, attualmente si è dovuto andare. Vabbè, è un problema. prendendo l'argomento Covid, verrebbe piuttosto da fare una domanda in materia, ovvero Sentiamo. allora, come hai mandato un post particolare su Instagram in cui parlavi mostravi un post in cui si parlava del ministro Speranza non ancora vaccinato. Sì, vai. E diciamo che cosa ne pensi proprio dell'intero approccio che ha avuto il governo, proprio in modo più specifico? Cosa pensi dell'approccio che ha avuto il governo al Covid? Allora, da quanto so, lui poi si è vaccinato. Sì, Però, questo sì. Come sarà istituzione vero? dovresti Non so, essere il non si primo. sa. Come istituzione dovresti essere il primo a vaccinarti. Esatto, si è vaccinato abbastanza tardi. Ma infatti Però, ci sono moltissimi sindaci di comuni e di regioni che sono vaccinati per primi. Non capisco perché un ministro non faccia lo stesso. no, Ma anche per a coerenza. parte quello, alla fine dicono che si è vaccinato. Non so se è Dicono, vero o no. dicono. Però, È una caduta di stile. comunque è sicuro che si sia vaccinato tardi. Quindi, quello, io mi baso su quello che è sicuro. E cos'era? Giugno nell'anno di quest'anno, luglio, mi ricordo, non era ancora vaccinato. Quindi.
È un po' insomma, una caduta di più di stile. un anno che non era vaccinato, quindi secondo me, boh, non Ma lo sai anche so, un'altra caduta di o stava stile? aspettando qualche risultato, non lo saprei, ma secondo me Un'altra non si caduta è di ancora stile vaccinato. interessante, secondo me, che c'è stata. Magari Ah, può essere che è un'impressione mia, forse mi sbaglio. Sto vedendo, sai, quando di solito a caso accende la TV e vede un mm, po' il TG5. Ho notato sì. che mentre una signora parlava di come il virus avesse rovinato la vita, eccetera, ho notato qualcuno dietro che le. Qualcuno Mm. dietro come se le venisse indicato quel che deve dire. Non lo so, mi è Eh, venuta questa impressione. Vedevo una no, ma vogliamo parlava. parlare del discorso di Draghi che ho pubblicato anche su Facebook, cioè, ho scritto la psicanalisi che cioè, si vedeva che era palesemente pilotato, non sapeva manco che cazzo dire. Beh, tralasciando il comportamento, diciamo, delle istituzioni, io io sui vaccini cioè sui vaccini di Covid ho sempre avuto la posizione del. Innanzitutto non me lo sono fatto ai primi mesi. Ho aspettato settembre-ottobre di quest'anno Certo. per sinceramente. Volevo aspettare almeno un Vabbè, minimo. Volevo aspettare almeno un minimo. Il minimo indispensabile per. sì, 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 Insomma, sì. renderli un po' più sicuri, se vogliamo così definirli. Però, comunque, c'è bisogno di una visione abbastanza aperta in materia. Nel senso che tutto, per quanto mi riguarda, bisogna rendersi conto che nel mondo, anche in natura, tutto ha una percentuale di rischio. Mhm. Un'aspirina, una tachipirina, Certo, così come un vaccino. Per quanto certo. mi riguarda, no. Poi è ovvio che col Sì, sì. tempo si spera diventi un vaccino più sicuro. Si spera investino per renderlo più sicuro, perché può anche essere che non lo faranno, chi lo sa. Eh, però comunque generalmente bisogna considerarlo. Eh Giustamente, sì. giustamente o non giustamente, poi dipenderà dai punti di vista, lo Stato quindi si toglie anche la responsabilità. Firma qui, quello che succede sono cazzi tu. Vabbè, Esatto, non insomma, se la prende lui. vabbè, Non se la- una situazione che sicuramente mette molto disagio da un punto di vista etico, però Sì, sì, sì. la cosa secondo me peggiore che rimarrà un po' per sempre Mhm. sarà la disgregazione sociale che è rimasta. Certo, Una no, gran, ma secondo me, un'enorme disgregazione sociale. Non dico per sé, però per molti anni la sentiremo. Per molti anni i sì, Novax sì, saranno quelli che hanno fatto continuare il Covid per più tempo. Sono classiche assolutamente. cose. Ma a parte quello, adesso volevo dire un'altra cosa. No, dicevo, giusto che vedo che c'è un po' di gente, no? Cioè, adesso magari non ci ho sentito. Boh, lascio aperta sul mio server il Voca se qualcuno vuole entrare oppure no. Boh, so. O preferisci che sia una cosa a due? No, 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 se vogliono entrare possono volentieri. Boh, magari qualcuno cioè, vorrei anche che qualcuno venisse qua, non dico a provocarmi, ma a mettere in No, discussione certe mie visioni, è perché vero, mi è vero. piacciono i dialoghi un po'. Siamo troppo d'accordo io e No, te, no, aspetta, Vaiente, voglio calma, dialoghi calma. più. No, no, in realtà, no, in realtà più che d'accordo, Mm. ti dirò una cosa, più che d'accordo, perché comunque stanno parlando un vaccinato e un non vaccinato, io ho posizioni un po' più moderate su questo discorso, avrei Ah, notato. certo, certo, lo so. Quindi comunque parlano due persone che hanno visioni un po' contrastanti. Eh, Comunque, finché c'è dialogo, non si litiga. Poi, ovvio, No, ci poteva anche stare un'altra persona che magari al posto tuo avrebbe detto: ti sei vaccinato, cattivo, bastardo, muori. Che so, queste cose qua. ma sì. Dai, volevo dirti, però bisogna scollegarsi da qua al privato e andare in quella pubblica, perché non ce lo fa fare, Non sennò. lo so, dipende. Non so nemmeno se entrerà qualcuno in vocal, è quello il problema. Boh, qua ci sono 7 persone, ma non so se entrano. Boh, non so. Chiediamo, ma se nessuno dice niente in chat, stiamo così. Facciamo una cosa, chiedi in chat se qualcuno vuole entrare, se nessuno risponde, non. Esatto, bravo, fai così. Basta quello e decidiamo, se no andiamo avanti così. Esatto, esatto. Anzi, chiedo un po'. Aspettate un attimo. Eh, nella chat generale. Nella chat generale del mio server, che magari. Ecco, guarda, se qualcuno Chiedi, dai. vuole parlare. Però dopo devi dirmi dove dobbiamo collegare. Tra l'altro mi devo ancora, mi dimentico sempre di iscrivermi al tuo server. Aspetta che diventa adesso. Aspetta, eh.
Eccolo qua. Serve il disco principale, non è questo? No, il principale è quello morente. Poi c'è un altro per il bene comune, che è un altro discorso. Se vuoi entrare là, puoi volendo. Anche se comunque ti dirò una cosa in anticipo. Dimmi. Ci potrebbero stare, diciamo, molte opinioni discordanti. Non voglio poi portarti a litigare con qualcuno. No, ma aspetta. Devo andare del By Angel Tube Official o quell'altro? Quello più attivo è quell'altro, in teoria. Ah. Boh, devi dirmi te, quale mi collego? A quale mi unisco? Senti, guarda. Cosa mi No, ti consigli? dirò una cosa. Casomai, invito loro nel tuo server. Casomai dobbiamo parlare. Così ti do anche Ah, ok, va bene. C'hai proprio paura che andiamo a litigare? No, fidati, comunque è un server è abbastanza attivo, quindi moderiamo Sì, la sì. cosa. No, è un server bollente, cioè nel senso di gente Potrebbe essere cazzuta. abbastanza bollente, sì, quindi per dire. Oh, vabbè. Oh, Carino. interessa, comunque va bene. Va bene, dai, magari invitali sul mio link è in descrizione, cioè il link del mio server lo trovate nei canali. Comunque. Sì. Ho scritto nella chat generale. Se no, magari copiali il link mio di Discord e lo incolli lì, non so. Tanto lo trovi nel canale in alto. Sì. Sono andato a schermo in chat generale se qualcuno vuole entrare in vocale. Esatto. Ma naturalmente non ci sono. Sì, ragazzi, sto intervistando il rompicoglioni di sto in casa sulle tenere a litigare. Volete litigare col Demiurgo? Oddio. Vabbè. Vabbè. Semplicemente perché, guarda, tu purtroppo non puoi neanche dare delle specifiche colpe. Purtroppo la situazione Covid ha molto faziosizzato le persone, quindi ci sta. Ma io non ho mai dato colpa alle persone, do colpa alla situazione. Quindi, ma perché? Ma Esatto, ma anche perché è un po' come la guerra. La guerra faziosizza le persone, anche questa cosa faziosizza un po', diciamo. Esatto, no, ma infatti non ho mai giudicato un popolo più cattivo dell'altro, più nel torto dell'altro, è semplicemente la situazione che si crea. Aspetta un attimo che ti si era un attimo bloccata la finestra, cioè eri rimasto con la faccia ferma. Aspetta un attimo. Vabbè. Ok. Ah, sì, è vero. Ok. Vabbè, comunque il discorso è questo. Benissimo, funziona. È un'altra cosa, ma adesso mi è sfuggita. Non si mi verrà Prego. magari in mente. No, però Tieni no. in mente, magari. Si vede un green screen dietro, carino. Lì a lato, sì, a volte Vabbè, lo uso. simpatica quella cosa. Facciamo qualche domanda, non so, sulle console, non so. Sì, oddio. Sarebbe interessante anche perché comunque console preferita. Nulla di più banale. Ma ultimamente amo il GameCube. Il GameCube lo amo perché... Allora, aspetta, no, aspetta. Ho visto un'altra cosa. Primo Xbox. Primo Xbox. Ho scelto. Primo Xbox perché è insuperabile a livello di emulazione. Cioè, diciamo che è una macchina tutti in uno che emula, sebbene non emuli, diciamo, a livello perfetto video, nel senso che la risoluzione massima che c'ha minima è il 480i e quindi non fa in progressivo, NES, quelle robe lì, però il primo Xbox, la Xbox, se non erro, poteva anche girare in 900i. Cioè teneva tipo... Cioè poteva, se non erro, teneva una risoluzione un po' più alta rispetto alle altre console. Poteva avere una risoluzione leggermente più alta. Poteva avere il 1080i, poteva avere. Esatto, sì, il 1080i, 1900. O anche la Play 2, anche la solo PlayStation 2, però solo Gran Turismo 4. Sì, invece di Xbox c'è Enter the Matrix, ce n'ha qualcun altro, 1080i, però fa con molti 720, con molti fa 720p, e quindi cioè, tra il 1080i, allora se sei un turbo catodico magari, però 720p è tanta roba, ma a parte quello, cioè anche gli emulatori te li manda il 720p. Cioè è un PC praticamente, è un PC. Ma fa delle cose sono storiche. Guarda, la Xbox è un PC del 2008. E se consideri che la console è del 2004. Cioè prima ancora del 2001, sì. scusa.
Del 2001 infatti dicevo. Cioè la Sì, console sì, giochi infatti... è il PC medio di un periodo molto successivo al suo. Esatto, ma infatti macchina incredibile, però per me la miglior console che la Nintendo abbia fatto è il GameCube. Cioè, non c'è niente- Una cioè, se devo bellissima dirlo sempre console. per brand, no? Per me la miglior console che ha fatto Sony è la PS1. Perché io sono molto legato ai titoli, ripeto, anche se dal punto di vista dell'hardware, le cose che puoi farci, alla fine è la PS3. Ok, va bene. Però la PS1 mi piace con la sua semplicità. La Vero. il GameCube, la Nintendo, per me il fatto che coniuga la portatile, quindi il Game Boy, con il Game Boy Player, ha tutti gli emulatori, anche lui come l'Xbox, delle risoluzioni corrette, se la macchina è bella potente per emulare e i giochi che ha, è una cosa eccezionale. Quindi è quello lì. Molti diranno la Wii, però la Wii non può far girare nativamente i giochi del Game Boy. Vero. Guarda, allora, sarebbe bello tipo se un giorno riuscissi a convincere io del metal a fare un'intervista. Me l'hanno già chiesto in tanti, me l'aveva già chiesto anche il Mr. VoiceOver sul mio canale, ma non devo convincerlo io se lui guarda questi video e se la sente viene, se No, no, no... lo so, non è che è detta un po' in tono scherzoso, non è che devi andare in DM da lui a dirti fai un'intervista con No. noi. Cioè, A parte che gliel'avevo già chiesto, quindi... sarebbe curioso. Vabbè, chi lo sa. Lo so che aspettate il ritorno del dio. Del metallo, il dio del metallo. Del metallo, Una volta che avevamo nel server del dio del metal, il dio di tutte le leghe metalliche. Dovete arrendervi, è inarrivabile. Non c'è neanche più la possibilità di fare incontri da lui. Incredibile. È troppo superiore. È il sovrano di Twitch oramai, non ha più legami con i siti rossi. Madonna. Vabbè. Ha cambiato partito. Sì. Vabbè. Eh. Si è venduto. Vabbè, non basta. Allora. No, basta. No. Errori. Dio del metal, non te la prende. Stiamo scherzando. No. Adesso fra un po' denuncia il canale di Paese. No. Abbiamo speso quelle belle parole sui suoi confronti, dai. Dai, seriamente. Assolutamente, sì. No, assolutamente. Comunque, parlando Anzi, di mi manca e è un peccato non poter incontrarlo di persona perché Infatti. so che ha fatto anche lui delle scelte di vita importanti oltre Twitch, quindi... Vabbè. Invito a guardare comunque il suo unico, ormai ultimo e unico video su YouTube che spiega un po' qualcosa della recenza, delle situazioni recenti. Comunque, visto che abbiamo messo in mezzo Discord, mi verrebbe da dire il tuo rapporto con Discord. In generale con i social, anzi. Ma con i social sono un rapporto che li uso il meno possibile in realtà, però cioè non è che ho un rapporto buonissimo, però sono necessari, ho capito che servono. Oh, c'è un grande americano 045. Hello. Americano, oddio, io lo conosco. Oh, americano. Lo conosco anche dal vivo, quello è il fatto. Sì. Ah sì. Il mio vecchio compagno È un tipo, è una testa calda di quelle per il bene comune. No, lo conosco. Il bello che fa ridere, perché per il bene comune sembrano tutti pacati. No, aspetta, calma. No, ti spiego. La maggioranza delle persone sono pacate. È l'argomento Covid che può scaldare un po' gli animi. Non è che muore il terrorismo là dentro, è un server abbastanza per bene. È un server abbastanza per bene. Però, sai, comunque è un argomento un po' scottato. Tu in qualunque server Discord posso dire una cosa, però te la devi prendere. dai, fa niente. Del resto, se hanno gestito da uno di secondiglia. No, vabbè, dai. Il bene comune. No, vabbè, dai. Madonna, il fine giustifica il mezzo. No, vabbè. Cazzate a fatto. No. Scherzate? No, lo so. Però, Comunque. Però se sei un mito. Cioè. Vabbè, comunque. Mevandoci sopra, io sono talmente milanese che il bosco di Capodimonte lo vado ad aprire io la mattina.
Perché abita tipo... No, però c'è anche abita la un tua foto chilometro del dal Bosco, profilo, no, no? nel senso abita 1 chilometro dal Bosco di Capodimonte, quindi lo apro di mattina proprio. Guarda, la prima di mattina... Sta scherzando. No, Cioè, abito no, vicino, però abito la vicino. tua foto profilo, no, tutto in Bellissimo, giacca con gli occhialini, no? Sono di secondigliano, figlio. Portati rispetto. Gesù Cristo. Ah, vabbè, fantastico. Ragazzi, si sta scherzando. No, assolutamente. Americano si chiede di cosa state parlando e l'intervista ormai è passata da ben un'ora. Si è parlato di tutto lo scibile umano, quindi. Adesso devo dire qualcosa io di Paese, perché io ho un suo video. No, aspetta, ho una serie di suoi video preferiti. Dei miei video preferiti fatti da lui. Allora, innanzitutto, quella cos'è trasciata di fine millennio. Oddio, la trasciata di fine millennio è fantastica. No, ti prego. Cos'è la prima piattaforma? Quella lì, capolavoro. Devi sapere che quel E video anche cos'è? Fabri Fibro, lì la parodia, com'è? tranne Crash. Quella lì è il capolavoro. Comunque ti spiego una cosa. Comunque ti spiego una cosa. La prima piattaforma ha una storia particolare perché l'ho registrata nel 2017, l'ho recuperata nel 2018, l'ho editata e l'ho caricata al dicembre del 2019. Cioè, Oddio. Delle domande. Aspetta, allora, posso fare notare una cosa? Che da quando abbiamo cominciato a parlare di ste cagate, 4 spettatori sono arrivati tutti. Cioè, prima parlavamo di cose serie e non c'era nessuno, adesso 4 spettatori. Comunque, aspetta, finisco prima di rispondere a dire l'altra cosa di Paese che mi piace. Troppo, io muoio da ridere, ma sono morto da ridere la prima volta che l'ho visto. E continuo a morire ogni volta col trailer, il primo trailer del canale. Oddio, quello è bellissimo, perché poi ci sta tutto il sound in rape appena parte di Sonic 2. Sì, cioè, bustato a potenza, no? Cioè, che spacca le orecchie. Poi dopo si vede poi Angel così. Silenzio. Mobili. Ciao! Poi l'autobomba che ti spacca le orecchie. Poi bella a tutti ragazzi, siamo nuovi 2 volti di YouTube Italia. Poi YouTube, cioè io è fantastico. Perché poi ha fatto un pochino di visual, ne ha fatto 3.000 fra 3.000. Ha fatto tipo 7.000. 3.000. Quante? 3.000. Io pensavo se l'avevo vista l'altro giorno, non erano No, 7.000. 7.000 le ha fatte il video su Doom. Ah, giusto. Infatti. Guarda. No, vabbè. Comunque guarda che ti osservo molto io anche il tuo canale. è bello. Comunque guarda, ti do una cosa. Tralasciando i meme che il bosco di Capodimonte lo vado ad aprire io perché ci abito vicino. Vabbè, cazzate a Sì. Bello. Comunque no, in realtà ti dirò, da queste parti l'associazionismo è abbastanza attivo, Ah sì? Sì, allora ti dirò, forse avrei sentito nel 2007-2008 il periodo delle varie faide eccetera. Però sto parlando di ormai 12-13 anni fa. Da quel momento in poi è sorto un associazionismo molto forte. E si sente anche perché ci sono stati molti miglioramenti per tutti i vari quartieri, sì. Ci sono stati molti miglioramenti anche di rapporto con le istituzioni. L'ex sindaco dei Magistris ha fatto molto da questo punto di vista, te ne parlai, quindi ha avuto un ottimo... Finché è ancora vivo. Ha avuto, diciamo, un ottimo rapporto con le varie associazioni e si è visto molto anche in positivo. No, però bisogna lodare quelle persone qua che affrontano dei problemi radicali della società e sanno il coraggio di affrontarli. Vero. Cioè, infatti non dico niente. Sì, ma poi sinceramente per il progetto del bene comune ha un po' un obiettivo simile. Stanno calando gli spettatori. Angel, non parliamo di cose serie. Stanno calando gli spettatori. Bellissimo. Comunque, cioè, da 4 a 2 è cominciato a parlare di politica, impegno civile. Americano ti ha chiesto Demiurgo cosa ne pensi dei piedi. Ma questo americano lo conosci? Sì, lo conosco dal vivo. È un mio ex è un ex compagno di scuola. Ah, ok. Lo conosco, sì. Io gli chiederei, ma la sua domanda cosa giustamente significa?
Se ti piacciono Dipende, devi specificare piedi quali. femminili. No, devi specificare. Io se no non rispondo. Perché non voglio essere termine, frainteso. Vabbè, sì. Poi ti chiamano Non voglio dare adito a fraintendere. Poi ti chiamano feticista, sai. Chi? Ho detto poi ti chiamano feticista. Poi ti chiamano... Anche. Vabbè, giustamente. A parte che il feticismo non è dei piedi e basta. Il feticismo è una cosa marxiana. No, lo so. Guarda che... Parlate di cose marxista, serie. scusatemi. Stavo scherzando. Comunque, no, dicevo... comunque... E quale sto governo parlate di cose serie? I piedi. Ma cose serie intendi i piedi? No. Comunque, cazzate a parte. Seriamente. Allora... oddio. No, io penso che comunque sia una parte del corpo come l'altra e quindi se No, mi no, piace sì. non si Comunque, niente di male. non lo so, il feticismo può riguardare qualunque cosa. Sì, Marx dice il feticismo delle merci. Sì. Il consumismo è il feticismo delle merci alla fine, no? Esiste un po' il feticismo, quindi cioè è un argomento vasto, ecco. Perché tutto è vasto, cioè anche la cosa più semplice è vasta. Che la... Anche il feticismo, per esempio, Hitler è il feticismo del potere. Cioè, nel senso, uno si eccita a senso di forza, vitalità e trova il senso dell'esistenza nel potere. Cioè, in qualsiasi cosa. Beh, sì. Dopo così per massa, così perché ci assomiglia anche, perché in inglese è fit, allora uno pensa solo a quello, ma non è quello e basta. Sì. Che poi sempre tornando al discorso di prima, per il bene comune è nato anche un po' come associazionismo, non solo come associazionismo, ma anche come portale di informazione. Infatti, questa cosa delle interviste è un po' informazione in un certo senso. Si spera di allargarlo anche a sempre più persone possibili. Infatti ho anche già contatti con canali YouTube un po' più grossi. Si spera di portare anche loro. Tipo che so, forse conosci il Re di Pixel, l'avrai sentito? Il Re di Pixel? Cos'è? Ah, sì. Dovrei riuscire ad intervistare anche lui sempre questo mese, verso fine mese. Ma sempre su YouTube, no, lui? Sì, sempre su YouTube anche lui. Il Re di Pixel, sì. Cane grossicello, quindi... Insomma, ci sono... Vabbè, se ce la fa... direi. Ci sono cose... No, l'ho sentito e basta, ma poi non l'ho mai visto. Ma anche perché sono admin nel suo server Discord, quindi... C'ho un bel po' di contatti. 34 milioni di visualizzazioni. Adesso... Ne avessi un decimo. Io ne ho tipo un centesimo. Se tutto va Ne bene. ho tipo 300.000. Io ho quasi 100.000. Vabbè. Vabbè, comunque. Ci sta. Comunque è abbastanza un piacere riuscire spesso a intervistare persone che riescono ad essere poliedriche in temi più disparati, perché comunque la società del passato lo dava la poliedricità. Ora invece ci sta settificando. Che è anche un po' la morte della conoscenza sotto alcuni punti di vista, perché settificarsi un po' ti toglie la visione, ecco. Sì, ma infatti è giusto poter parlare di qualsiasi cosa e basta. Altre cose, non so, se la chat fosse più viva, invece gli spettatori calano quando si parla di cose serie. Ma in realtà lo era, però sai, quando dalle 23 in poi si è un po' inattivizzata, ecco. Sì, ma infatti facciamo ancora quanto? Un quarto d'ora? Ma dalle 10 fino alle 23:30 circa. Esatto, facciamo così. Allora, tornando un po' sulle... Voglio altre domande stupide, ma comunque rispondiamo a Bayenze per ora. Però voglio altre domande stupide, mi piacciono. Esatto. Cioè, stupide, come ha detto lui, cose serie, come l'americano ha detto, voglio cose serie. Qual è il suo tipo di porno preferito? Ecco, esatto, cose del genere. Non voglio che YouTube poi blocca il video. Se vi interessa, c'è un genere... mi piace tanto. Però non lo dico, dovete indovinare. Inizia con la V e finisce con la E. Basta, dico altro. Vediamo se lo indovinare. Comunque. In inglese, Sì, ho capito. Mi sa che ho capito. Comunque. Basta, vi ho dato il minimo per poter parlare, definirli quello che volete. Razzista. Fate i vostri complotti, pensate sotto. Razzista, fascista, populista, sovranista. Sì, cazzista, fancazzista, stupratore.
puttaniere. Tutto. Meno dati di dai e poi loro si inventano le cose. Comunque, tornando a una domanda completamente scollegata, controller preferito? Controller preferito. Allora, ce la divide a 2D e 3D. 2D, partiamo Allora, da 2D. allora 2D, quello dello SNES. Concordo, sai, perché Mega Drive e SNES sono i controller che preferisco, sinceramente. Per Sì, quanto sì, ne ma il pensi? D-pad dello SNES è insuperabile, finita da dire. Invece il 3D, 3D, quello... Allora, aspetta però, 2D si fanno una gara a due grandi controller. Quello che non riesco mai a decidermi, quello dello SNES e quello del Saturn. SNES? Sì, no, dico prima del 2D, stavo ancora parlando del 2D. Eh, Ho detto prima lo SNES, ma in realtà sono indeciso perché si fanno sempre la gara questi due. Quello dello SNES, che secondo me è il migliore, però quello del Saturn, c'è chi dice che è appena superiore. Cioè io vedo che ovunque, anche nei forum, dico quello del Saturn, dipende del Saturn è arrivabile, è vero per certi giochi, però per Super Mario no, mi trovo meglio con quello dello SNES. vabbè, sì. Insomma, siamo lì, insomma, o quello del Saturn o quello dello SNES e tutto si focalizza sul D-pad, perché nei due tiri il D-pad è fondamentale. Vero? Invece per quanto riguarda il 3D, allora, sono affezionato a quello della PS2, però c'è da riconoscere l'infinita superiorità, almeno per me, del controller dell'Xbox 360. Cioè, la disposizione delle leve dei touch per me è insuperabile. Cioè, è andato contro Lo il sapevo che mio... avresti detto quello da 360 perché oltre ad essere un'opinione molto comune, lo ha detto anche, se ne ero anche Donald Metal, e la sua controller Sì, preferita. ma è vero, non c'è niente da dire, perché coniuga sia le disposizioni degli analogici, ma anche i tasti, più il D-pad che è perfetto. Se la disposizione dei tasti fosse... Cioè, non so, anche il GameCube ce li ha messi come quello della 360, no? Anche il primo Xbox. Cioè, è una disposizione molto più naturale, non sulla stessa linea degli analogici, ma messi in questo modo, in modo tale che non ci becchi contro quando usi il D-pad. È una cosa molto meno invasiva. E poi il D-pad quello della 360 rispetto a quello della PS2, PS1, PS3, almeno non essendo diviso è molto meglio, quindi ha più un controller unico. Se io dovessi scegliere un unico controller per giocare a tutto, sia 2D che 3D, poi andrei quello della 360. Beh, sì. Assolutamente. Hanno tutti in uno. Vero. Però qua davanti a me col computer, per esempio, uso due controller, uno per il 3D e uno per il 2D. Per il 2D c'ho quello della Sega Saturn USB, originale retro, no, della Silver, quello originale, non era retro. E poi c'ho dell'Hotbit, lo SNES Pro, quello con le leve, che per me che appunto ricalca molto fedelmente lo SNES, però c'ha gli analogici. E quello lo uso per il 3D. Guarda, sì, è un bel controller, vero. Una cosa che sempre su questo argomento qua, quindi qua si parla di un altro versus: tubo catodico o schermo piatto? Oddio, dov'è PlayStation? Dov'è? Tubo catodico o schermo piatto? Allora, PlayStation, ecco, adesso diciamo i meriti. PlayStation, io ho sempre avuto tubo catodico, ma per anni, cioè alla fine dagli inizi, ho sempre approfondito molto l'argomento upscaler. Ma l'upscaler, non avendo dispositivi catodici, poi quando l'ho recuperato 3 anni fa il tubo catodico, l'ho messo lì e mi ero reso subito conto delle potenzialità, però facendo streaming e tutto e volendo catturare dal vivo con scheda di cattura mi sono molto concentrato sugli scaler. Adesso Americano che scrive tubo catodico forever? Ah beh, direi. Perché, allora, distinguiamo. Io vi dico, quando faccio live, video, tutto, non gioco sul catodico. Io sul catodico ci gioco solo quando sono in privato a giocarmi ai cavolo di giochi in privato, senza dover fare video, cioè quando sono tranquillo e io voglio il catodico. Infatti il cabinato ce l'ho col catodico da 28 pollici, perché
i colori sono infinitamente superiori. Cioè, allora, se uno come me, per esempio, come Polystation, c'ha l'hardware originale, c'ha le console, prende i cavi buoni, tutto buono. Io ho messo in parallelo le due cose, sia il schermo piatto che il catodico, però se uno può scegliere una sola cosa, assolutamente, a meno che non debbia catturare, fare live dove deve avere l'immagine di cattura proprio, il catodico è infinitamente superiore ed è il sistema per cui è nativo e quelle macchine lì vengono utilizzate, non c'è niente da dire, infatti sì, sono perfette. vero. Cioè, l'esempio che io sempre faccio è Nintendo 64. Nintendo 64 è l'esempio perfetto di come sia pensato per il catodico lì come una console che nativamente, per il nostro punto di vista di oggi, ha una qualità video di merda, perché in realtà rispetto alle altre ce l'ha, perché nativamente c'è stato il composito del S-Video. No, composito del S-Video forse in America, quello europeo dovrebbe avere solo il composito. E poi c'ha il, si chiama il anti-aliasing, tutti i filtri suoi. Vabbè, sì. Che sfocano ancora di più quella 3D lì, che già è bassa risoluzione, quindi diventa a livello di nitidezza fa schifo. Però Nintendo 64, mentre tutte le altre col cavo SCART RGB o il component figurano stupende, stranitide, Saturn, PS Nintendo 64 è molto meglio che il composito, ma mantiene quella percentuale di sfocatezza di... Ecco, allora sul TV a schermo piatto è brutto. Cioè, si vede bene, ma è comunque brutto rispetto a un PS1 sul catodico. Perfetto. Sì, vero. Poi considerando anche che su catodico possono funzionare tutti, diciamo, gli, tra virgolette, add-on che non funzionerebbero su uno schermo piatto, quindi pistol gun... Anche se in realtà adesso ci hanno inventato delle gun, la Sinden, credo che si chiama, che non funziona e le con TV gli schermi piatti. Ti spiego perché ho detto TV al plasma. Le TV al plasma da sempre, anche per il periodo in cui sono uscite, sono chiamate le TV di transizione tra i catodici e quelli a schermo piatto. Tu che pensi di queste TV al plasma morte nel 2010 definitivamente, d'altronde? Ne avevo una TV al plasma, a me non sono mai piaciute, io sono rimasto sul catodico finché, cioè ce l'avevo una ma non l'ho mai usata per giocare, l'ho usata poco, non mi piaceva, cioè in quel periodo di transizione sono rimasto sempre sul catodico, poi dopo avevo una Trinitron 27 pollici di che, piatte. Ha avuto una TV a schermo, vabbè, schermo piatto è un parole. Una delle prime televisioni a 16 noni che l'ho avuta solo in cucina. Ti parlo del 2012-2013 e ho giocato con un tubo catodico fino al 2015. La PlayStation 3 su tubo catodico. La PlayStation 3 su tubo. La Play 3 la metti. Oddio, che risoluzione la mettevi? Interlacciato. Era interlacciato per forza perché era su catodico. Per forza la mettevi 480 io, 500, infatti attualmente a meno che non avessi avuto, ma lo ritengo difficile, un monitor multifrequenza. No, era una classica TV Mivar. Che poi le Mivar sono buone, a parte gli scherzi. Sì. Comunque... guarda che tutto rispetto, cioè per me, ripeto, il catodico secondo me è un must, ma dico un must, è obbligatorio averlo fino all'era PS2, cioè, ma infatti io sono uno che poi la PS2 ci ha lasciati, però purtroppo si è distrutto il lettore, vabbè, capita. Io giocavo con la PlayStation 2 su tubo catodico, anche quando poi abbiamo cambiato casa e abbiamo avuto anche l'onore di avere una TV a 16 noni nella mia stanzetta. La TV a tubo catodico l'ho continuato ad utilizzare per i giochi di quel periodo. Comunque notavo che non dovevano essere giocati su 16 noni quei giochi. Già allora, ma infatti, però quando vedi che... Sì, però la Play 2, ma tutte quelle console di quell'epoca sono quelle console ibride che hanno delle caratteristiche incredibili, perché per esempio cioè fra una PS2 col component su un schermo e tutto sullo schermo piatto e la PS2 col Chaos Card RGB sul catodico vince sicuramente la seconda, però per esempio rimani stupito di come vedere questa doppia natura. Ti metti un gioco tipo, non so, War of the Monsters oppure il primo Devil May Cry, lo metti sul catodico, è bellissimo. Poi dopo c'è giochi come Primal
che supportano il 480 progressivo attaccato a un tubo catodico a 16 noni, sai che 16 noni sembra un gioco PS3. Beh, guarda, infatti ti dirò, gli ultimi i giochi dell'ultimo periodo PS2, 2004, 2005, 2006, erano in 16, cioè potevano essere adattati in 16 noni. C'era la modalità widescreen, Shadow of the Colossus, o anche Crash to Insanity, se conosci Crash to Insanity, cioè quelli sono adattabili in 16 noni. C'è poi la modalità widescreen, perché ma poi c'avevano il progressivo. Esatto, c'era quel modo proprio di dire. Perché poi c'erano anche quelli come Pac-Man World 2 o Spyro Enter Dragonfly che rimanevano interlacciati, c'erano 16 noni. Quelli lì non è che fosse, cioè quelli era meglio giocare in 4 terzi, vero. Interlacciato, già se stendo lo giocavo in 4 terzi era meglio. Esatto. Ma quelli lì che hanno il progressivo 16 noni, io per esempio mi riferisco a tutti i giochi della Cambridge Studios, quindi Primal, Ghost Hunter, quelli hanno una grafica, e poi Tekken 5. Ma Tekken 5, ti giuro, Tekken 5. Mio zio è uno che gioca ai videogiochi dai tempi del Commodore 64. C'è anche la PlayStation 2 con Tekken 5. Uno dei primi videogiochi che cioè uno dei videogiochi che praticamente si può dire che mi ha fatto l'infanzia è stato Tekken 5 su schermo a 16 noni, e rendeva bene e rende ancora bene. C'ha il progressivo, è fantastico. 16 noni è fantastico. Allora sia la qualità, perché la Play 2 con lo SCART c'ha col component c'ha una buona qualità video, ma cioè allora la Play 2 l'ho sempre detto, lo dirò sempre, non si tratta di fare la guerra tra console e console, perché per esempio il Dreamcast è molto meglio. Sì. Allora c'è da dire che è tutta questione di come è programmato il gioco, da come è compilato. Infatti la Play 2 all'inizio lo faceva molto cagare. Vero? Sul Dreamcast c'è molto da dire. Infatti è stata la prima console ad avere un collegamento VGA. E il collegamento VGA non è una cazzata, è VGA. E soprattutto aveva un sistema di anti-aliasing rispetto alle altre console che era molto più avanzato, e questo lo notavi soprattutto nei giochi dell'ultimo periodo, quindi Sonic Adventure 2, Shenmue 2, eccetera, che sfruttavano in modo favoloso questa caratteristica. Ma anche Crazy Taxi 2, cioè il Dreamcast è finito col 2 praticamente di tutte le serie, cioè, palesemente. Però in realtà c'è presente che all'epoca diceva la PS2 non ha anti-aliasing. Non è vero, dipende dai giochi, perché la differenza che c'è fra la PS2 è una macchina molto odiata dai programmatori, perché ha una serie di pacchetti di sviluppo diversissimi tra loro, non ce n'ha una unica, no? Come invece il Dreamcast, l'Xbox. E quindi i giochi potevano vedersi malissimo, avere una grafica pessima, non avere anti-aliasing, oppure vedersi, per esempio, Devil May Cry, i primi 3 fanno abbastanza pena. Cioè, tu guardi Devil May Cry, l'1 fa abbastanza pena a livello di... c'ha un aliasing altissimo, e poi a livello di dettagli, di comparto tecnico della grafica, invece guardi un Primal, guardi il Tekken 5 e non c'è, tra un Tekken 5 e un Soul Calibur o un altro piccatore del Dreamcast, la qualità è uguale, quindi infatti questo tipo di confronto, dire che il Dreamcast è meglio, si può fare in proporzione al numero dei giochi, nel senso che sul Dreamcast il 95% dei giochi sono ottimizzati benissimo, sulla PS2 ce ne saranno il 10%. Ma è anche normale, perché perché è logico che più giochi vengano prodotti per una console, più la maggioranza faccia schifo, faccia schifo. Il Dreamcast ha avuto nella sua vita circa 620 giochi, circa. La PlayStation 2 superiamo i 5000. È un numeretto di tutto rispetto. È un numeretto di tutto rispetto. Comunque, bellissimo una battuta che ho fatto nel mio server. Ma perché si chiama Demiurgo del depensamento? Dice cazzate. No, che ne dici. Adesso li chiamo il Demiurgo Mate, The Natural Socialist Game. No, adesso si chiamerà il Demiurgo del pensamento. Così che Giuseppe Giuliano. Salve Giuseppe, lo conosci? Oh, stanno capitando tutti quelli che conosco. Ma guarda che l'altra sera facevo la live, a mezzanotte sono arrivati un sacco di persone, non lo so, la gente è un po'... Bellissimo. Ciao Giuseppe,
Stavo Ciao intervistando... Giuseppe! Ma siamo arrivati alla fine. Stavo intervistando questo personaggio particolare, questa personalità, ecco. Sì, ma è tanto particolare quanto è l'intervistatore. Grazie. Vabbè, no, ma personalità non è detto ovviamente come insulto, assolutamente. Anzi. No, certo. Cioè, comunque interessante. La prima piattaforma. Vabbè, ormai sta privata quella roba, ti prego. L'ho messa pure privata, quindi figurati. Però tranne... l'hai messa privata? Sì, la mia piattaforma sì. Tranne Crash rimarrà pubblica a vita. Sì, non sapevo che fosse Sì, privata. ormai quella sì. Però tranne Crash è una reliquia del trash italiano. Cioè, tranne Crash è perfetto. Sì. Tranne Crash che ci vuoi fare? Cioè, ha fatto pure 500 visual quella roba. Mi stai dando le tue copertine perché devo dire qualcosa. Siamo fatto morire quello di Doom con te lì. Bellissimo. Quello di fa morire. Bellissimo. Vabbè, fantastico. Vabbè, sì, avevo... Sì. Vabbè, devi ammettere che negli anni mi sono un po', diciamo, affinato nel fare i video. Negli anni. No, però... Sonic Generation, ma è davvero così? Ma è davvero il mio gioco? Vabbè, stupendo. No, guardate ragazzi, guardate il canale Baiense perché trovate tante di quelle anche qui, una varietà tematica... Cioè, veramente. Ecco, poi va in fondo Lizio, Baiense, il trailer, circa primo video. Vabbè, sì. Poi Giuseppe Giuliano scrive giustamente la mia piattaforma non si scorda mai. Come canzone. Ma poi Baiense ha fatto tantissimi video. Vero. È vero. Allora, ti spiego. Ne ho fatti in totale 450, di cui 50 sono privati. Cioè ci sta un insieme di video che proprio ho rimosso dall'universo. Praticamente. Più che altro, lo sai perché ho molti video? Attualmente avrei notato che ne faccio un po' di meno, cioè faccio uno a settimana, uno in 2 settimane. Sì, Era certo. all'inizio che facevo video a profusione. E sbagliavo perché uscivano di merda. Vediamo io quanti ne ho. 306. Vabbè sì, ma perché tu già sei partito 24enne e già avevi una visione più, diciamo, matura. Vabbè. Cosa. Però... Io invece diciamo che sono maturato nel mentre, ecco. Cioè, un termine, vabbè, esagera, però dico, sono tra virgolette maturato nel mentre. Non... Certo. Ma certo, non c'entri male. No, assolutamente. È tutta esperienza. È tutta esperienza, esatto. Comunque è stata una bella intervista, si è parlato di tutto quel che concerne il tuo canale, spero sia piaciuto anche a te fare questa cosa. Assolutamente, sono divertito un casino, sono stati momenti bellissimo. Anche trash, chat abbastanza attiva. No, però l'intervista seria e credo che abbiamo dato tutta nella prima parte di contributi importanti alle persone. Vero, si è parlato di tutti i temi, visioni contrastanti, però espresse entrambe con educazione, e mi fa piacere anche perché comunque è un bene, perché altrimenti si inizia a pensare che due persone, se non hanno la stessa idea, devono litigare per forza, cosa che non è vero, cosa che non è assolutamente vera. Quindi mi ha fatto molto piacere, ci siamo dimenticati, vabbè, Bassini, ne abbiamo parlato delle interviste col filosofo Andrea Greco, anche lì. Solo là ho avuto un po' una piccola, perché ho parlato ho fatto domande sulla filosofia in generale, non sono andato sul particolare là. Ma infatti sì, c'è stata ho incontrato questo pensatore con cui mi trovo molto d'accordo sulle tematiche. Adesso ritorneremo a fare delle live ancora. Molto bene. E di recente stai facendo delle live anche con, mi sono dimenticato purtroppo il nome, quello che fa anche gameplay col Dr. Game. Purtroppo non mi ricordo. Mauro, sì. Mauro Paolo Marocco, adesso anche la prossima settimana ci sarà un'altra con lui. Sì. Bellissimo. E poi voglio annunciare che, allora, non è sicuro, ma è molto probabile, forse ci sarà una live con... Allora, per chi è nel giro, gli intenditori di retro gaming e retro console in Italia non sono tanti. Potete provare a tirare a indovinare con chi. Oddio. Dai, provate a indovinare. Che tipo scriverà in chat, ti fa una baccia. No. Ti fa una baccia, non so se avete visto, ma nella live sulla passa,
Non l'hai vista la live, no? Ti fa una baccia? Serio? Sì, no, non sto scherzando. Nel mio video di No Hit, No Style, No Green Pass Reaction, da metà video in poi, a parte ti fa una baccia, adesso sono nomi diversi, Saber su visto. Ah, oddio, ma sai che... Sì, ma tu non hai idea, cioè, guardati l'ultima metà dell'ultimo video, ha detto tutto, ha detto, mi ha ringraziato proprio privatamente, cioè è entrato in voca, l'ha proprio detto che ha maturato, ha detto un sacco di cose, ma non avete proprio idea, ritornano delle persone stramaturo, ha detto ero stupidissimo all'epoca, vabbè, ma più che altro... dei modelli di riferimento. Sì, ma più che altro, guarda, è perché comunque ci sono varie fasi di maturazione, perché tu dai 12 ai 16 cambi, ma anche dai 16 ai 20 cambi. Sicuramente quando avrò 20, 21, 22 anni, a sua volta mi pentirò di alcune cose fatte o dette, ma è normale, ma è normalissimo, è la vita, è giusto, perché c'era tipo un detto che diceva una persona intelligente è una persona che riesce a cambiare idea, diciamo. Sì. Infatti c'era una c'era una battuta. Se essere intelligenti vuol dire cambiare idea, allora Salvini è un genio. Sì. Comunque questa persona esperta di console, ma lui veramente... Cioè io non ho mai trovato un preparato come lui, uno così appassionato. Ma mica Soul Se vi dico... non credo proprio che sia quello là, perché Soul Demo non credo sia lui. Era molto preparato però, Soul Demo però, cioè, se te lo ricordi. Sì, ho capito. Ma se vi dico Stellar? Ho sentito il nome. Ma non è completo il nome. Igor Stellar. Oddio. L'ho sentito. Diciamo che nel giro lì dei vati del retro gaming, amateur turchi, tutti quanti, insomma. Lui, sì. Igor Stellar io lo seguo sempre, è grandissimo, sono un sacco di cose. Fa sempre GG Igor. C'è un canale, non ha tantissimi iscritti, ma che se ne frega, perché ha delle conoscenze incredibili. È vero. Lui si sottovaluta molto umile come persona. Mi auguro di riuscire a poter fare l'intervista. Sarebbe un giorno riuscire con lui e Mr. Voiceover. Sarebbe bello se un giorno riuscissi ad intervistare anch'io. Chi lo sa? Cosa? Se un giorno riuscissi ad intervistare anch'io a questo Igor Stellar, sarebbe molto. Guarda, comunque per quanto riguarda il ricaricare questa intervista, puoi ricaricarla domani? Così giusto il tempo che ci sta un po' di visione e poi la ricarichi tipo domani. Domani tranquillo, adesso io vado a letto perché sono giorni che lavoro puttanato, faccio sempre provare le capi, mi sveglio presto, non ho intenzione di stare qui a doverla caricare adesso. Domani, non preoccuparti. Vabbè, allora direi che l'intervista può terminare qui. Giacomo Bersica, 27 anni, è stato un onore decisamente intervistare. Vedo che per lui è stato un piacere essere intervistato dal sottoscritto. Assolutamente. Che comunque Assolutamente. Che poi ormai anche io sto riuscendo ad avere un po' di visibilità. Dai, posso dire una cosa, l'ultima battuta divertente? Sì. Che tanto è una cosa che mi disse il dio del metal in privato riguardo a te all'epoca. Cioè, allora, andiamole lontano 2017, proprio l'inizio. Minchia, oddio! Che tipo... Cioè, proprio l'inizio di quando io ho cominciato, no? Allora, del metal mi ricordo, mi ha presentato lui a te, mi ha detto, ma tipo, mi sa che c'era il server del metal, no? Il primo server che fece in assoluto. E tu c'eri, no? E poi c'era anche, come si chiamava, no? Il Rospo, la rana lì, come si chiamava? C'era Zax Suven, c'era... E come si chiamava la rana? Cazzo era quello? Cazzo, c'era un nome. A parte che c'è uno che si chiama Orso Maria, che mi fa che ogni tanto appare. Cioè, allora, bisogna parlare di quella gente che c'è sempre nel canale, nel nostro community, che appaiono, che sono degli idoli. Orso Maria, Alessio Carniato, che mi segue fino alla morte, qualsiasi cosa. Io dico A, il giorno dopo dico non A, lui sempre lì a sostenermi, Alessio Carniato. È proprio uno dei fedelissimi intoccabili. No, ma questo qua con la rana. Poi c'era Zax Suven, la siciliana incredibile, proprio là. Sì, stupenda. no, ma il
il rospo lì che il rospo di merda, ma per ridere, Rospo merda. come si chiamava? Che era con la sua ragazza, mi ricordo, erano in due. È vero, oddio, cioè, è vero, madonna santa. Che ti disse Mi comunque, capi- che cazzo disse Tisa del Metro? No, vabbè, no, aspetta, e niente, neanche nella chat mi ricordo che comunque il del metal, no, tra questi c'eri tu, no? E è venuto e ha detto, no, ti prego, io sto morendo. Cioè, io muoio, cioè, hai visto sto qua? Sto bambino con gli occhiali e la cravatta, madonna, sto figo, io guardo sto madonna, muoio, sono mezz'ora, ma non è perché ti prendessi in giro, perché? Cioè, chi sei un idolo? Allora, diciamo che allora, l'impostazione che avevo, Diceva, mi ricordo. no, dico, l'impostazione che avevo ai tempi, secondo me, più che altro è che bello perché voi mi avevate preso per quarantenne. Io? Non voi, no, qualcuno mi aveva preso per quarantenne là dentro. Ah, ok. No, non sto scherzando. Qualcuno mi aveva preso per quarantenne là dentro. E Esatto. comunque era un po' particolare, anche perché comunque lì ho capito, e là è importante, perché lì ho capito che c'era ancora molto da imparare, e capendo che c'è ancora molto da imparare, riesci ad imparare. Sì, certo. Sapere ovvio, di non ma- sapere, no, posso dire questo è giusto un gioco di parole. Sapere di non sapere è il primo passo per sapere. Sì, ma infatti io sono sempre pronto in quello che dico a essere contraddetto perché arriva sempre gente che sa più di te. Per esempio, io con Igor Stellar. Con Igor Stellar bisogna ponderare le parole perché Igor Stellar è una montagna di sapere. Per esempio, se non ti poni con una persona come così, non ti poni nella condizione di dire mi rendo conto che sono meno di lui, devo imparare, ma vai lì arrogantemente e vieni demolito in 2 secondi. Cioè, a parte che vieni demolito in 2 secondi, fai una brutta figura, secondo non impari niente. Esatto. Quindi Bisogna è sbagliatissimo. bisogna essere e positivi. basta. Comunque mi stupisce comunque che all'epoca comunque a 12 anni ho prodotto un video come quella recensione di Plaguemon, che comunque l'ho vista, non l'ho mai vista. L'ho vista Devo ora vedere. a 900 visual quella roba, e l'ho rivista. È fatta abbastanza discretamente. L'unico problema è che, che i tagli erano fatti da cane, madonna. Vabbè, I dai. tagli da cane, madonna. Ma scusami, quanti anni fa è? 3, 4, cioè, dov'è? 2018, Vabbè. 3 anni fa, più di 3 anni fa. Guarda, ho fatto così. Ah, eccolo qua. Bellissimo. Quello lì mi ricordo che è stato un momento, quel gioco lì è stato. Adesso dirò la verità. Secondo me hanno portato un po' troppo al combat. Cioè, nel senso, stanno giocando un po' troppo, continuano a far patch un po'. Però all'inizio mi piaceva un po'. Allora, è un bel progetto. Il problema, lo sai qual è di questo progetto? È che colui che ha creato questo progetto, Hikikomori, doveva essere più propositivo a comprendere quanto il suo gioco avesse delle lacune che sono insormontabili, lacune tecniche soprattutto. E non è che vi dico che uno si debba troppo soffermare sul lato tecnico, ma se il lato tecnico non ti permette di completare il gioco, sì, perché Plaguemon tu così com'è non lo puoi completare, ti giuro. Così come tu non lo completi. Non lo sapevo. C'hai tantissimi impedimenti, bug, di tutto che non ti permettono di completarlo. E infatti a un certo punto io ti dirò, per fare la recensione a un certo punto io ho dovuto attivare l'invisibilità del personaggio. Presente il cheat che Sì, il Brock True Wars. esatto, sì. Dovevo per forza, perché a un certo punto non mi permetteva più. Io ho detto vabbè, mettiamo sta cosa e lo finiamo. Perché come si dice, lo spettacolo deve andare avanti, show must go on. Quindi certo. ho detto No, poi tra l'altro fa molto piacere vedere sotto il commento del metro, bella analisi, concordo anche con il voto finale delle caratteristiche, apprezzo gli impegni messo al tuo video di Platinum. sì, ma Jedi Metal, mi ricordo che forse mi sbaglio, però mi apprezzava un minimo, mi ricordo. Cioè mi piaceva abbastanza il fatto che producessi contenuti, comunque, che mi impegnassi. Sì, no, certo, infatti. Ma infatti è così e basta. E basta. Bene, dai, direi che abbiamo. Vabbè. Beh, mi è piaciuta molto questa intervista. Abbiamo sforato anche l'orario, ma abbiamo parlato di bellissimo tutto. così, perché si è parlato pienamente, di qualunque cosa. siamo pienamente soddisfatti. Abbiamo riso, fatti seri.
ricordato vecchie cose. Bene così, bene così. Bello. Deve anche essere un po' Bello. così l'intervista tua. Sei un bravissimo intervistatore e la tua serie delle interviste è fatta molto bene. Si spera di portarla avanti anche con il più possibile, visto che questo voglio che sia solo l'inizio, veramente. Voglio la prossima intervista a Saber ex di Fenerbahce. Palese. Tanto lo trovi qua nel server, qua nel server mio. Chi lo sa, magari ci si prova. Comunque direi che adesso si può davvero finire. Saluto tutti quelli che sono stati in live. Ringrazio tutti i mi piace, le visualizzazioni. Abbiamo fatto 2 iscritti con questa live, niente male. Quindi Bene. E un'ultima cosa che voglio dire, una cosa che secondo me è il più grande, direi l'insegnamento portante del canale del Demiurgo: pensate con la vostra testa. Proprio Assolutamente. la frase è proprio Sì, sì. Però confrontatevi e rimanete sempre con la legittimità del dubbio, l'atteggiamento scettico e mettete in discussione. Allora, cercate sempre di avere delle certezze, ma non che siano certezze granitiche, perché sono più grandi di quelle della verità, ma una certezza in divenire che sia basata sui dati e soprattutto su quello che sentite voi, perché a volte non c'è un dato oggettivo, ma quello che uno sente dentro. Vero. Tra l'altro, ecco, basta, questo volevo dire. E io ho guadagnato 10 iscritti, per dire. Ma non so se questa live è stato l'ultimo video. Comunque, fino a ieri sera erano a 1300, non sono 1300. Qualche iscritto sarà venuto anche da qua, dai. Beh, immagino, quindi guarda, insomma, grazie. abbiamo collaborato bene. Direi di sì. Vabbè, saluto a tutti. Ci vediamo a un prossimo video, una prossima live. Vi invito ad andare in descrizione perché trovate il canale Twitch, il canale YouTube del Bene Comune e il server Discord del Bene Comune. Quindi, a parte i meme di cui abbiamo parlato prima, è un server pacifico in cui potrete discutere abbastanza tranquillamente. Sì. Le persone, diciamo, troppo tossiche spesso vengono mutate o warnate, quindi insomma c'è moderazione. Siamo in 340 comunque attualmente, che è un bel numero per quel server di quel tipo. Quindi ci vediamo al prossimo video, alla prossima live. Demiurgo, saluta anche tu. Buonanotte ragazzi, grazie per essere stati con me. Vi ricordo anch'io di seguirmi su YouTube, Twitch, Instagram, Facebook e vabbè, Discord anche. Perché nel server del Bene Comune il Demiurgo verrebbe ammazzato. Suicidio. No, adesso scherzando, grazie ragazzi. Esatto. Grazie per la baia, buonanotte. Esatto. E poi l'ultima battuta. Tu prima hai detto secondigliano, io dico vabbè, sempre meglio di Scampia. Bravo. Bravissimo. Va bene, notte a tutti, alla prossima. Ciao, buonanotte. Vai, bellissimo.